Salve ragazzi del canale, siamo ancora qua. Bentornati. Oggi abbiamo una Volkswagen Polo, una 1400 6N, vecchiotta. Abbiamo da fare un piccolo lavoretto, dai. Filtro olio e olio. Queste sono le macchine che diciamo mi ispirano, costano poco, sono delle macchinette che vanno bene con un po' di manutenzione e appunto proviamo a farla, dai. Sono le macchine che di solito uno ha pochi soldi e appunto cerca di farsele in garage. Ci mancherebbe che uno vada al meccanico magari a spendere molti soldi Con una macchina del genere. Quindi noi ci siamo già preparati, cofano aperto, abbiamo messo la macchina sulle nostre bellissime rampe per poterla sollevare perché andremo a togliere l'olio da sotto, con tanto ovviamente di spurgo dell'olio con il tappo, e poi vi faremo vedere anche come cambiare l'olio e il filtro. Mi raccomando, lavorate sempre in sicurezza, non vi fate squizzare dalla macchina, non fate una morte da coglioni. Ho detto bene? Assolutamente. Perfetto. Devi fare un saluto? Non devo fare un saluto. Lo faccio io allora. Visto le macchine vecchie, voglio salutare il mio ex portiere Marega Simone. Quindi ciao Mare, mi raccomando, tra un po' andremo fuori in moto. Bene, direi che possiamo iniziare. Direi che possiamo iniziare. L'unica cosa, magari diciamo l'olio, che mettiamo un 5V30 sintetico della Silenia. Ottimo, partiamo. Ok, siamo sotto al veicolo. Chiave di 19, cricchetto. Il dado lo trovate in questa posizione. Questa era già mezza lenta. Qui il cambio dell'olio è stato fatto l'ultima volta molto tempo fa. Una cosa, noi sotto abbiamo messo l'ecotanica, se voi non l'avete metteteci una bacinella, una ciotola, quel cazzo che vi pare. E dopo l'olio si porta a smaltire. Sì, mi raccomando, non svuotatelo dentro alla fogna o dentro al cesso da qualche parte. Vedete? Sì, veramente, non facciamo i medievali. Quest'olio qui, l'ultima volta sai quando era stato cambiato? 2017. L'olio teoricamente sulle macchine un po' vecchiotte così, per mantenerle giovani, andrebbe cambiato una volta all'anno o una volta ogni 15.000 km. Altra cosa molto importante, l'olio va cambiato col motore caldo. Ci siamo scordati di dirlo, perché diventa un po' più fluido. Bene, si toglie l'olio, lasciamo sgocciolare un po' e poi dopo vi facciamo vedere. Ok, benissimo. Abbiamo messo la rondella di guarnizione sul tappo, cambiamola perché sennò ti farà la goccina dopo, e andiamo a chiudere il nostro tappo della nostra coppa. Riuscisse a impuntarla, bisogna non essere impastati. Olè. Bussolina di 19. Fatto. Adesso andiamo per farvi vedere come si tira via il filtro dell'olio. Bene, allora vedete, qua c'è la nostra chiavetta e qui c'è il nostro filtro dell'olio. Il filtro dell'olio in sta macchina ha un esagono di 30. Adesso quindi andiamo ad allentare il nostro filtro. Sarà un po' duro perché ovviamente c'è la guarnizione che fa tenuta. Mi raccomando, lasciateci sotto la tanica, qualcosa, perché l'olio ovviamente sgocciolerà giù. E poi quando l'avete mollato un po', piano piano lo andate a svitare. Eventualmente, per far meno paciugo, vi consiglio di lasciarlo lento un pochino, in modo da sgocciolare e svuotare il filtro il più possibile. Una volta che ha sgocciolato un po', possiamo andarlo a togliere del tutto. In questo vado qua.
ci vengo su, forse. Ok, filtro dell'olio tolto e adesso ci possiamo mettere il nuovo. Bene, filtro dell'olio nuovo, andiamo a dargli un po' di grassettino sulla guarnizione in modo che faccia presa. Noi abbiamo un grasso spray, ma va bene un po' d'olio, va bene qualsiasi cosa. A questo punto possiamo andarci a rinfilare giù piano piano e andiamo a rimpuntare il nostro filtro. Ovviamente dovrete andare un po' a tastoni, giratelo a mano finché riuscite e poi dopo l'ultimo stricottino andiamo a dare poi quella chiave in questo modo qua. Mi raccomando, stringetelo un po', non deve essere serrato alla morte, se no non lo sviterete più, quindi date un tirotto un po' in questo modo qua e siamo a posto. Adesso possiamo andare a dare una leggera pulita per togliere un po' le gocce d'olio che abbiamo sporcato e poi dopo possiamo mettere dentro l'olio. Bene, andiamo a mettere dentro l'olio. Ovviamente togliamo il tappo, alziamo l'asticella in modo che l'olio che esca butterà fuori l'aria, perché sennò inizierà a gorgogliare l'olio dentro al motore. Ci aiutiamo con un nostro imbuto, prendiamo il nostro olio e iniziamo a riempire. Noi ovviamente abbiamo guardato la scheda tecnica del motore e gli indica che ce ne vanno 3,5 litri, quindi noi ci avvicineremo ai 3 litri e poi cercheremo di fare il livello. Ok, questi sono 3 litri d'olio. A questo punto bisogna riempire il filtro dell'olio, quindi andremo a far fare un giro di motore per riempire il filtro in questo modo qua. Basta proprio giusto un attimo, E apriamo il nostro tappo perché sicuramente ce ne andrà ancora e andiamo a controllare il livello. Vedete, il livello è circa a metà. Ce ne va ancora un'anticchia per portarlo al massimo. Proviamo a zoomare, che la gente ne mette sempre troppo. Vedete? Vedete? Dobbiamo arrivare dove finisce la zigrinatura, dovremo arrivare qua, quindi ce ne andrà ancora un pochino. Teniamo sempre ovviamente l'asta alzata. Dalla sua esperienza quanto ne mancherà ancora? 200-300 grammi. Vediamo un po'. Se l'asta tutta sporca. Vedete? Fammi fare mo' al dettaglio. Ok. Vedete?
abbiamo coperto la zigrinatura con l'olio, quindi adesso siamo a posto. Dagli una spazzata col dito che fai vedere qual è la zigrinatura e riappoggiala lì. Vedete la zigrinatura e l'olio era arrivato a coprirla, quindi adesso siamo perfetti, vuol dire che possiamo chiudere e il lavoro è finito. Mancherà solo da andare a zerare il service all'interno della macchina in modo che ti indicherà perfettamente il tagliando successivo. Bene, adesso l'olio l'abbiamo cambiato, non ci resta che diciamo eseguire il reset della spia dell'olio, la classica chiave inglese che viene fuori. Adesso Danilo lo farà vedere e io diciamo spiego il procedimento. Ha scelto Volkswagen Polo, l'annata. Sì, noi abbiamo un Delphi, abbiamo comprato un Delphi Volkswagen, ovviamente Polo 3 perché è del 2001, quindi dal 94 al 2001 l'annata. Service Light Reset, vedete, viene già fuori in automatico azzeramento tagliando. Facciamo prima Service Oil. Chiave girata del quadro della macchina, molto importante. Ovviamente il programma ve lo dice. Esistono altri programmi, però bene o male la procedura è la stessa, quindi vedete voi. Di comunicazione stabile, andiamo ad servizio di tipo reset da eseguire, messaggio service promemoria e andiamo a dare l'ok. Vedi, quadro acceso, motore spento e andiamo. Funzione completata. A questo punto possiamo tornare indietro 2 volte e l'INSP, e a questo punto faremo anche l'INSP. Diamo sempre l'ok qua sotto, sempre il quadro acceso. Uguale, torniamo qua sul simbolino delle regolazioni, scegliamo messaggio di servizio programma e diamo sempre l'ok. Ripeterà sempre quadro acceso e motore spento. Vedete, funzione completata. A questo punto la spia motore, la spia del service della vostra macchina, della macchina in questione, sarà spenta e a questo punto abbiamo finito il lavoro. Passiamo ai saluti? Passiamo ai saluti. A salutare. Bene, ci siamo. Direi Lavoro come sempre a regola d'arte. Qui ovviamente abbiamo dovuto fare solo Ma che la sei da te? siamo messi così. Io l'umarei. Abbiamo l'umarell. Bene, comunque dicevamo a regola d'arte, olio e filtro olio. Ovviamente questo è stato un tagliandino molto semplice e molto veloce. A questo punto possiamo dirvi di lasciare un commento se avete dei dubbi. Accendete la campanellina. Perché a lui gli piace. Un bel pollicione alto. E poi... se per caso vi sembra che piove... è perché sta iniziando a piovere. Piove, non è che... Quindi vi salutiamo e al prossimo video.